Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi ti mostro come ho rinnovato il mio vecchio impianto UPS. Ragazzi, questo impiantino l'ho fatto un 4 anni e mezzo, forse anche 5 anni fa. Allora l'ho realizzato con celle 18650 ricondizionate e recuperate da computer portatili, ai tempi anche 2 bike. Comunque sono tutte celle funzionanti, tutte celle testate prima dell'uso. Ho realizzato 3 pacchi batterie differenti. Ogni pacco batterie è formato da 77 celle, ai tempi andavano da un minimo di 2002 a un massimo di 2007 mAh cada una. Siamo intorno a 2.3 kWh come capacità. Li ho saldati tutti in parallelo, le celle, poi connesse in serie formando un pacco batteria totale di 12,6 volt. Qui vedi come ho staccato la scheda dell'UPS dal contenitore plastico dove era alloggiata prima, ho estratto anche il trasformatore, ho sistemato alla meno peggio tutta la cavetteria. Quelle sono 2 prese asciugo che poi vedrete anche dopo. Ragazzi, questo gruppo di continuità mi sta aiutando e non poco. Lo metto in carica perché ragazzi non lo ricarico col fotovoltaico perché non ho ancora un impianto fotovoltaico da abbinare a questo. Lo ricarico con un normale caricabatterie da rete 12,6 volt. Perciò quando lui si scarica, per esempio dopo un uso, un blackout, lui mi dà energia per anche 2 giorni. Ovviamente poi più carichi vai a mettere, meno sarà la durata di questo pacco batterie, ovviamente. Però dico, parti dalla considerazione che sono tantissime celle e che tantissime volte mi hanno permesso di lavorare senza problemi quando tutti nel vicinato avevano blackout, cioè non avevano energia elettrica. Allora l'impianto, ripeto, funziona a bassa tensione 12 volt. Questo 12 volt tramite una BMS. Inizialmente diciamo nei primi giorni di test era stata messa una BMS da 30 ampere, però ragazzi non ce la faceva, erano 30 ampere massimi. Questa che ho preso successivamente nella datasheet riportava 100 ampere, però ragazzi anche questa 100 ampere non è mica 100 ampere reali, perché per vari fattori, varie motivazioni. Comunque sia, l'ho testata, ci ho messo anche vari altri carichi, cioè sono arrivato anche ad alimentare senza problemi 2 PC, con uno con 3 monitor, uno con un monitor, la stampante, le luci. Comunque lavora benissimo, perché se la BMS non fosse stata buona come quella di prima, cosa succedeva? Quando si andava a caricare troppo la bassa tensione, cioè quando l'assorbimento cresceva, tutto andava in tilt e infatti se ne andava in protezione e si spegneva. Questa invece no, questa ce la fa, dà corrente elettrica senza problemi e nello stesso tempo bilancia alla perfezione. Ogni pacco batterie sopra ho messo dei volmetri, però ragazzi anche questi lasciano il tempo che trovano, non sono precisissimi al millivolt, purtroppo ai tempi avevo disponibili questi, ho messo questi, però come diciamo punto di riferimento più o meno potrebbero anche andare. Il pacco batterie risulta in questo momento non bilanciato alla perfezione, c'è un piccolo errore di qualche millivolt che comunque non è quello il problema alla fine. Tra qualche giorno, quando ho modo, sistemo tramite una ricarica singola dei vari pacchi, così da portarli tutti a un livellamento perfetto. Come vedi l'assemblaggio sta continuando, sto andando a bloccare le prese asciugo, prima ho messo anche il volmetro e niente ragazzi, prima era un po' un casino, ecco.
e comunque alla fine funzionava, era sempre in sicurezza, attenzione, non c'erano corto, non c'erano problemi, ecco, di eventuali cortocircuiti. Però ora, avendo avuto quell'oretta di tempo, mi sono dedicato a sistemarlo per bene, tutti i fili fascettati con appunto le fascette nere, e ora vado a bloccarli meglio così da diventare un tutt'uno con la base bella solida, perché ragazzi pesano tantissimo e dobbiamo spostarli in due, uno da un lato uno dall'altro, per poterlo andare a portare in giro, perché pesa tantissimo. Per l'ingombro niente, è circa 1 metro per 45 il supporto, comunque. Attenzione, mi raccomando, vai sul mio sito ufficiale e se vuoi iscriviti al gruppo Telegram per gli acquisti e al corso Battery Maker o Power Wall Maker. Sotto in descrizione tutte le informazioni e tutti i link. Va alla grande, ripeto, funziona, lo utilizzo giornalmente. E ora ti faccio vedere, ecco qui, tutto finito, avvio. Ok, ora faccio funzionare con la batteria, Questo è il LED giallo che dice che sta funzionando tramite batterie e non tramite presa corrente, e lampeggia, perfetto, bippa pure, fa bip bip, e dice che in questo momento il pacco batterie sta alimentando tutta la scheda, e in più, se c'era connessa qualcosa in 220, mi alimentava anche il mio, per esempio il mio computer. L'UPS come funziona, ragazzi? C'è una presa collegata alla rete, quando quella presa collegata alla rete va a 0 volt, cioè non c'è più energia elettrica fuori, che cosa succede? Si abilita tramite relè e la batteria, cioè la batteria manda energia elettrica ad un inverter, che è comunque tutta la scheda che vedi lì, e quell'inverter fa 230 volt e te la dà in, diciamo, al posto della tua tensione di rete, per non farti spegnere il computer, perché ragazzi è una cosa immediatissima, appunto per poter continuare a lavorarci e poter in sicurezza andare a spegnere il tuo computer senza perdere dati. Perché il problema qual è? Perché tanto tempo fa mi capitava spesso e volentieri che per causa anche di lampi, di maltempo, se ne andava la luce, io stavo lavorando a un progetto e perdevo tutto, ragazzi. Poi mi sono seccato, ho avuto anche modo di raccogliere le batterie e ho messo su questo UPS dopato, come dico io, perché è grossissimo, ha una grande capacità. Niente ragazzi, per questo video è tutto, iscriviti al canale, mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti ai Gold Member, abbonati al canale così da supportarmi e permettermi di spendere questi soldi per comprare tantissime cose nuove da recensirvi, da presentarvi e poi ovviamente, come sapete, da regalarvi, perché tutto ciò che io acquisterò, se il mio progetto va in porto, io regalerò tutto ai miei iscritti. Ciao ragazzi e al prossimo video.